Eccoci, abbiamo iniziato. Ciao Monica, per Maria. Ciao. Monica, sei un po' bassa. Dovresti abbassare un pochettino l'inquadratura. No, no. Ecco te. Iniziamo il viaggio. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi come la vedi. Mm, Dir la verità, adesso mi sta mostrando una bacca di vaniglia con il suo fiore. Mhm. Quasi ne posso sentire il profumo. Non so, è molto evocativo. Ti sta dando l'autorizzazione in questo modo? Sì, perché è come se fosse una parte di lei molto femminile e allo stesso tempo estremamente spettacolare, artistica. Sarebbe proprio da dipingere, ecco, quello che mi sta mostrando. Stai sentendo il profumo della vaniglia? E la freschezza di questo fiore. È appena sbocciato, bellissimo. Va bene. Maria, come la vedi? E in questo momento è attorniata dai libri, seduta che guarda, come se ci fosse una specie di cerchio costituito dai libri. Scegliene uno a caso. Di cosa parla? È un album di famiglia, non è un libro, ma si presenta come un libro, poi se lo apri è un album di famiglia. Quali sono le foto che raffigurano le foto più evidenti? Questa che mi fa vedere è una foto in bianco e nero e non riguarda lei, penso che riguardi sua mamma quando era bambina, la mamma sua, Mhm. con i codini, tipo, me la fa vedere. Proprio avrà avuto 6 anni questa foto. La Maria. E la mamma Ah, la mamma. Poi, altre foto? di una bambina piccola, come se fosse quasi nel girello, no, non so se si chiami girello, ehm, penso alla sorella piccola. Queste foto È una hanno i foto, volti? sì, questo è molto anni 70, Mhm. sembrerebbe. Mhm. Altri? 60, Mm. 60, 70. Un bell'uomo, ehm, forse era il padre, io lo vedo come un bell'uomo, cioè sicuramente ha un'aria interessante, intrigante. Creiamo un tappeto di queste foto. Mm. Ah, vedo che mette al centro una foto in cui lei è con il precedente compagno pittore. Va Insomma, la fa bene. vedere come una Polaroid questo. Come una Dice, Polaroid. Polaroid. Sì. Vibrazione di Maria. 18 miliardi. Mm. Consapevolezza. 160. PS. 62. Vite.
Eh, 1096. Cervello. 8,5. Oggetto di Maria. In questo momento mi dà una tavolozza di colori. E vicino un sassolino grigio con una fascia bianca. Ha un nome questo progetto o è grafico? Ah, ti chiedo scusa, ma io avevo capito l'oggetto legato a Maria. Ah, ok, ma allora E, uguale. eh, perché il progetto mi viene casa di marzapane. Quindi lei è Ansel. Gretel, anzi. Non è così la favola, no? Ansel e Gretel, la casa di marzapane. Sì, Sto sbagliando? anche no, no, assolutamente, sono loro che vanno nella casa di marzapane, però me lo dà più come un'idea di ehm, casa dolce, casa rifugio, casa da cui non riesci a staccarti, però Nido? allo stesso tempo, sì, esatto, un po' casa anche, eh, casa inganno, casa illusione. Mm, In questa accezione me lo dà di più. Casa dolce casa, anche. Maria, la sua prima sessione in assoluto, o quasi, entità eteriche. Una mantide. Vicino alla mantide c'è un uomo del tempo che le allontana proprio i partner migliori per lei. Un leone. E poi vedo questi abitanti di un pianeta che sta vicino a Giove. È come se fossero indicati dal nome del loro pianeta con la J14, Jovis, come se fosse, no, così. Con la I lunga però. Ok. Poi? O violacei, blu, così. E 2 DL. Ok, Monica, vai a vedere se Giove è un pianeta sferico come ci hanno insegnato, o è una cupola su quel plastico di 178 mondi. Sì, questa cosa che tu hai detto, sicuramente. È una cupola. Sì. E lì ci sono uomini? Allora, umanoidi hanno cioè come li vedo io, hanno almeno per come mi si presentano, hanno delle fattezze umane. Però cioè, li vedo un po' più robotici e così con questo colore qui che tira sul blu, viola, sottili, non mi sembra che mangino. Hanno PS? No, questi no. Come la chiamano la terra? Il plastico terreno di coltura terra. Sotto, Sotto. Perché? sotto. Da loro sopra nella cupola la terra appare sotto. Fanno sotto e fanno un cerchio, così, col dito, sotto. Quindi le cupole sono a livelli diversi. Allora, aspetta, io vedo sta cupola. Allora, c'è la terra disposta su un piano, c'è la cupola al di sopra, il firmamento,
quindi le stelle, Mhm. però i pianeti li vedo nel firmamento. Riflessi in un cupolone gigante. Esatto, esatto. Ok, perché i gioviani ci definiscono sotto? La cupola Terra e la Eh, cupola Giove sono a livelli uguali o una più alta dell'altra? eh, allora, per come mi è dato di vedere, la Terra sta disposta così in piano, e poi c'è la cupola che la copre, diciamo così. Mhm. Ci sono altre terre vicino alla Terra. Questo Giove che io vedo è come fosse una stella, diciamo così, quindi nel firmamento. Poi ci sono anche altre terre sul piano della Terra da cui ci sono altri abitanti. Però questo che mi fa vedere me lo fa vedere posizionato sul firmamento. Ok. I gioviani hanno PS? No. Cosa vogliono da Maria? Evocarle un senso di eh, antica fratellanza, familiarità, affinità, eh, molto prendendola anche da un punto di vista intellettuale. Ehm, Come se ci fossero dei legami ehm, di conoscenza, di sapere, e allo stesso tempo la legano a delle emozioni, fanno sentire che fra di loro c'è familiarità, c'è comprensione. E c'è davvero? Allora, per certi aspetti devo dire di sì, perché è come se Maria stesse andando a esplorare nel corso della sua vita, eh, diciamo, altri livelli di conoscenza e di consapevolezza. Per cui a volte è come se avvertisse un distacco rispetto a molti umani e un'affinità maggiore rispetto, un'affinità maggiore con altre civiltà. Mm. Metterei così. Entità mentali. Aspetta, questa non la capisco, perché me la chiama Fringuello, mi fa vedere questo uccello che mette questo canto meraviglioso, paradisiaco, melodioso, stupendo, no? E l'altra me la chiama Velo da sposa e mi fa proprio vedere la stessa Maria che indossa questo velo, di quelli che venivano fatti, credo nella sua regione anche, a mano, e che non sono esattamente un velo sottile, Mm. ma quasi più un ricamo. Mm. Sì, come un centrino, no? Sono fatti a mano con uncinetto, non so, qualcosa Eh, del genere. Mm. sì, un mix di tecniche, io credo. In parte c'è il velo vero e proprio, e poi il resto sembra un ricame fitto che sembra proprio quasi un centrino, sì. Quindi sono due? E sì, potrebbero anche essere due, e poi in alcuni punti è come se si mescolassero l'uno all'altro. Le due entità mentali sono due? Scusami, le due, pensavo i veli. No, Ah, no, no, ok, sì, sono due entità mentali. E livello. l'altro è free. Vediamole. Allora, il velo della sposa, che ha molto a che fare con tutte le relazioni col mondo maschile, quindi le relazioni di coppia, io lo vedo legato tra l'altro anche all'uomo del tempo,
che va ad interferire sui suoi incontri. E direi un livello 4. In alcuni momenti lei l'ha percepito come livello 5, quando quel velo da sposa diventava quasi il velo di una vedova, anche se lei non è mai stata vedova in quel senso, no? Di perdere il marito con la morte, ma perdeva il compagno perché finiva il rapporto. Mm. E allora il velo si trasformava così. E allo stesso tempo velo proprio come se lei non riuscisse a vedere alcuni aspetti della relazione e del partner, e poi a un certo punto si trovasse anche una brutta sorpresa, perché aveva mantenuto questo velo sugli occhi e quindi non aveva visto chiaramente alcune dinamiche, alcuni fatti che si stavano svolgendo. Per quanto riguarda il fringuello, è come se mi facesse vedere quasi una sua tendenza ad essere da un lato vulnerabile, fragile, dall'altro invece estremamente preziosa e straordinaria, perché veramente ha un canto incantevole, diciamo così, no? Il fringuello, unico, proprio che non sembra neanche di questa terra. Ed è come se ci fosse questa sorta di conflitto fra di lei. C'è una parte fragile, molto vulnerabile, e dall'altra una parte potentissima, esplosiva. È come se non ci fosse un buon bilanciamento fra queste due parti. Che livello è Fringuello? 3, direi. Impianti. Partiamo dai mentali, se ci sono. È una specie di fascetta posizionata sulla fronte. Una fascetta. Sulla fronte, come se fosse un sorbisudore anni 60, 70. Sì? No? Sì, sì. Ah, ok. Sì, ci sono dei disturbi dovuti a cosa? Mm, mm, ma vengono dei militari egiziani. Ah sì? Vengano, vengano. Chi stanno cercando? Maria, Monica o Lucio? Mm, il terzo. Lucio? Quanti sono? Tutti davanti a me. 12. Mm. Pronti agli abbracci? E mi vogliono far vedere quanto sono alti, pettoruti Mm. e autorevoli. Mm. Bene, io mi pongo di fronte al primo. A quanto vibro? 512 miliardi. La alzo a 1500. Ok. Mm. Questo che ho davanti a quanto vibra? È APS o sì o no? Sì, ce l'ha la PS. Mm. Quanto Vedo vibra? che però non so, è come se avesse una testa di leone. Una? Testa di leone. Ah. A punturine varie? 3. Mm. A quanto vibra? Quasi 2. Quasi 2 miliardi. Ah, e abbraccio. Me lo stringo a me, bello forte. Gli metto la sua bella testa da leone qui sulla spalla. Lo stringo, lui è mio. L'ho inventato io. Mi fa vedere la testa che sprofonda all'interno del busto. È la prima parte che cede.
e poi tutto il resto è come se collassasse al centro, Mm. collassando fino a terra, Mm. diventando un mucchietto. Quindi sono gli 11 militari rimasti, non c'è più il primo. Sabbia del deserto. Bene. Primo. Facciamo finta che abbiamo già fatto tutti gli altri 11, tutti abbracciati. Il risultato? 12 mucchietti di sabbia. Bene. Io prendo tutta questa sabbia, la metto in un portale definitivo. L'aria è cambiata. Questo capitolo è chiuso. Sì, sì, decisamente. Vuole venire qualcun altro a prendersi a bracci? Oggi faccio uomo energia. Vuoi abbracciare la Sfinge? La abbracciamo, la Sfinge. È come se neutralizzassi una parte, una componente della Sfinge e valorizzassi un'altra parte, perché è proprio come se fosse un emblema della dualità. Mm. Metto 2 dita negli occhi della Sfinge con la mano destra e un dito nell'ano della Sfinge con la mano sinistra. Così, perché mi va. Mm. Mm. Che succede? Turisti indignati, come ti permetti? Eh, come se fossi un dissacratore, come Mhm. da condannare, quasi. Che Ecco, fine ma fa c'è la la pena di Sfinge? questo paese? Qualcuno si alza e dice così. Intanto mi Eh, moltiplico e vado ad abbracciare anche le 3 piramidi lì vicino. E anche le 3 piccole, quelle delle mogli, ipotetiche mogli dei faraoni. È come se davvero tu facendo questo potessi iniziare a dare il via al ribaltamento di cui noi abbiamo bisogno. Siccome questo sistema di cose ci ha fatto vedere un sovvertimento dei valori, degli eventi, è come se tu lo stessi di nuovo ribaltando nel verso giusto con questa azione che fai. Con vari abbracci, con dita nell'ano, li Sì. spinge. Va bene. Torniamo a noi. Stavamo dicendo il fringuello? No. E il fringuello, sì, l'abbiamo detto, no? Che lei ha queste due spinte, una Ok. di fragilità e una di maestosità incredibile, non ben equilibrate. Impianti di Maria. Ah sì, vedevamo la fascetta. La fascetta, ok? La spalla destra, vedo, e i genitali anche inguine destro, tipo. Ginocchio sinistro, piede destro, fine. Punto numero 1. Una forma di problema alle mani e ai piedi invernale. Scompare completamente d'estate. Si ripresenta da ottobre fino a giugno. 1000 casi, 1000 esami, da tutti i punti di vista, non ha neanche un nome. Non sono funghi, sembra siano funghi, ma forse non lo sono. Non è psoriasi. Causa esoterica. E la prima domanda che io le ho fatto è se avvertiva prurito, no? Perché mi era arrivato questo, no? E infatti lei ha detto che si manifesta inizialmente con questo senso appunto di prurito e di arrossamento. Le ho fatto questa domanda perché è come se si fosse aperto uno squarcio in una sua vita parallela ehm, in cui lei ha la scabbia. Mm.
Eh, mi fa vedere che ha preso la scabbia da un partner. Penso In che una si vita possa prendere precedente. così. È parallela. È parallela. Quindi per contagio lei l'ha presa da questo partner che aveva la scabbia e lei a sua volta ha preso questo parassita. Mm, in questa vita, dove lei appunto ha la scabbia presa da questo partner, eh, il partner la tradisce. Mm. E vedo che lei, quando lo scopre, lo prende a schiaffi. Lo prende a schiaffi. Sì. Mi mostra come queste mani che l'hanno preso a schiaffi è come se conservassero in qualche modo quel genere di memoria, quel genere di impronta che lei porta qua. E quindi questa sensazione di prurito, che va bene, la scabbia ovviamente è molto forte, no? Lei l'ha portato qui in una maniera un po' diversa, però di fatto assolutamente indecifrabile, non inquadrabile in nessuna malattia dermatologica conosciuta. Ha un nome, Monica? Ti viene un nome? Mi viene in memoria della scabbia. Mm. Ha un'origine medica legata ai funghi. No, io non vedo questa correlazione che qualcuno ha proposto. No, non la vedo. Perché l'estate se la porta via? È come una specie di rinascita per lei l'estate, nel senso che, allora, mi fa anche vedere come l'inverno è il momento della casa di marzapane. L'estate è il momento in cui lei smette il suo lavoro che deve fare per tutto l'anno, perché lei ha un periodo estivo di vacanze, insomma, no? Abbastanza buono, no? Per via del lavoro che fa. E può dedicare se stessa a quello per cui veramente si sente portata. Lei da sempre si è sentita votata all'arte, ma l'ha sempre dovuta tenere entro certi limiti, no? Perché comunque doveva lavorare. Quindi d'estate, che è proprio il momento in cui lei può essere l'artista, rinasce. Quindi queste sue mani che creano le meraviglie, che sono le sue opere, sono libere, sono vere, sono davvero Maria. Va bene. In questa vita dove ha la scabbia, come si chiama? Maria. È una donna, no? Georgette. Mettiamo Georgette, più o meno a ragione o a torto, nel cinema. Sì. Insieme ai tre fratelli, all'ex e a Grabovoi. Gli ex, due ex, Due ex, sì. sì, tutti e Il due ci sono. pittore e l'altro. Ma viene con un avvocato, Gabrovoi. Grabovoi. Poi viene con un avvocato, sì. Uh-huh.
Di cosa ho paura? Vengono Mm. da imparare tutte e due. Mm. È vivo, eh? Ma credo che lui abbia subito già dei processi, Sì. c'è qualcosa, ok? Perché mi viene come se si volesse tutelare, come se dicesse, va bene, adesso ci penso prima, no? Mm. Mi premunisco per tempo, ecco. Mm. Una cosa del genere. Mm. Ma comunque, allora, non è tutto Buttare. da buttare. No. Naturalmente bisogna selezionare con gran cura, ma ci sono degli elementi validi. Il problema è che non si possono neanche prendere dei pezzi per intero. Bisognerebbe quasi fare dei salti, no? Quindi andare a recuperare questo, quell'altro e quell'altro, ma a volte non degli stralci interi. Però Bel casino, però, così, eh? sì, sì. Però onestamente mi dà che c'è una sapienza mm, Ci sono profonda. entità? Sì, ci sono entità e ci sono anche radici molto antiche. ehm, che davvero affondano la loro origine nella notte dei tempi, come se attraverso questa entità fosse riuscito veramente a recuperare delle cose ehm, dimenticate, proprio sepolte, cose sottoterra. Va bene. Georgette Sì, certo. viene con Sì, tutti i sì. suoi animaletti sotto la pelle, no? Perché la scabbia è quello. Animaletti sotto la pelle. I tre fratelli vengono. Allora, uno molto volentieri. Allora, diciamo così che arrivano con 3 gradi di coinvolgimento, uno molto volentieri, l'altro portandosi appresso tutta la famiglia propria che si è creato lui, quindi Mhm. moglie e figli, e poi l'altro, allora, quindi uno ha fatto un viaggio, tipo, però è venuto. Poi ce n'è uno che viene da solo. Allora, c'è tipo uno che ha fatto un viaggio e viene con la valigia, poi ce n'è uno che viene da solo e l'altro appunto con tutta la famiglia al seguito. Quello con tutta la famiglia al seguito e vedo che per ogni cosa guarda la propria moglie aspettando che la moglie dica di sì, che ci si può sedere, si può ascoltare questa parte, così. Mm. Ah, viene o non viene? Senza moglie. Lui viene chiamato, non la moglie. Se mia moglie dice di no, io non è che posso venire. Ah, sta fuori. Va. È l'ex pittore. Sì, sì, sì. Con la compagna nuova, però Uomini viene. scendi letto, guarda, anche no. Con la compagna, l'altro ex. Come se avesse preso tutto un percorso suo, eh, mm, gironzola. Ecco, non credo che abbia un gran percorso di consapevolezza attualmente, no? Quindi gironzola perché di fatto non credo che lui riesca a capire un granché. E Grabovoi può entrare da solo perché ho chiamato lui e non il suo avvocato. Eh, no, senza Niente. l'avvocato no. Va bene, l'abbiamo già analizzato, quindi capitolo chiuso su Grabovoi. Abbiamo già fatto una sessione di cui non ricordo assolutamente niente, ma io francamente se devo ottenere un obiettivo nella mia vita lo perseguo con le mie forze, non con una sequenza numerica. Va bene, Grabovoi non è solo quello, parla di resurrezione, eccetera, ma non lo so.
Siamo noi creatori e non ho bisogno di un grabovoi che mi dica cosa devo fare. Io la vedo un po' così. Va bene. Chiamiamo anche nel cinema il compagno di Georgette che le ha attaccato la scabbia. Sì. È un tipo vivace. ehm, mm, È nella eh, vita di Maria o è uno sconosciuto? Non sappiamo chi sia. e secondo me la madre. Vabbè, adesso lei non c'è più. Ah, quella madre che non la voleva, che ha cercato di abortire, sembra, con lei in pancia, e con la quale lei ha sempre avuto un pessimo rapporto, quindi portale aureo, squillo di 3 trombe, madre, padre e sorellina morta all'età di 3 anni, quando lei ne aveva 8. Mm. Che è una cosa che l'ha segnata tanto, però allo stesso tempo è stata proprio come quell'evento determinante che le ha permesso di distaccarsi dalla massa. Cioè è stato un dolore talmente forte perché era come se ehm, allora sì, col padre aveva un buon rapporto Maria, però era come se il vero legame di sangue profondo, totale, lo sentiva con la sorella. Nel momento in cui è venuto a mancare questo, ehm, ovviamente il legame col padre è buono, così è rimasto, però è come se avesse perso un pezzo di sé. E questo aver perso un pezzo di sé è come se l'ha portata in qualche modo a ricercarlo. E infatti vedo che l'accordo fra loro due era proprio questo. Come attraverso la morte si può scoprire una nuova vita. La morte della sorellina. Sì. Sì. La sorellina è ancora sulla terra ed è legata a Maria. Ah, ecco perché. Perché la sorellina me la dà reincarnata già in Madagascar, dove lei mi aveva portato, sai, la vaniglia, no? Ah. Mm. Se Maria facesse un viaggio in Madagascar e la incontrasse, la riconoscerebbe? Eh, non so perché è legato a qualche movimento, come se questa è di nuovo donna, vedo, reincarnata, facesse qualcosa nei movimenti, anche semplicemente prendere un bicchiere o stare seduta in un certo modo, come se in Maria scattasse qualcosa, questo senso di familiarità, di déjà vu, di collegamento, di connessione. Come vedi la mamma? Disperata? Nel senso consumata. Logorata. Ehm, sì, proprio come se avesse quasi degli strati in meno. Ehm, lei stessa li ha consumati durante la vita. Vedo che è come se si sia un po' buttata via. Non ha valorizzato, non è stata una vita valorizzata, non è stata una vita vissuta all'insegna, no? Dell'amore, perché poi alla fine c'è questo, no? Il fine ultimo della vita. Mhm. Mm. Eh, E il padre e come lo vedi? neanche amore per se stessa. È un buon uomo,
anche che sopportava, che cercava tutto sommato, sai, no? Di fare un po' l'equilibrista, il giocoliere, affettuoso comunque. Messaggio del padre a Maria. Ho fatto del mio meglio per essere un buon padre. Non è che cioè, allora, è come se dicesse, non è che sono riuscita a sopperire alle lacune della mamma, però ho fatto del mio meglio per essere un buon padre. E lo so che ti è arrivato. I padri hanno sempre un debole per la figlia femmina. Non so perché mi viene un glicine, come se glielo passasse sul volto, un fiori di glicine. Messaggio della madre. Allora, la vedo un po' isterica, un po' anche come, sai, quando una ehm, ha bevuto tanto da poco e quindi, non so, anche straparla, si arrabbia, poi dopo piange, no? Con queste fluttuazioni qui. Adesso mi si sta presentando in questa maniera qua. Non so, che dice un po' parolacce, che rinfaccia delle cose. Va bene, Bic. La prende. Allora, mi dà come se nel momento in cui prende la Vic, la madre guarda dentro al cinema l'ex con la scabbia, che poi era lei stessa, no? Guarda se stessa in quella vita, che definiamo parallela, Mhm. ok? Ehm, mm, ed è come se aggiungesse un pezzettino di quella vita, cioè il fatto che quando Maria di quella vita lì avesse ha schiaffeggiato lui, cioè, Maria aveva, non so come dirti, una buona reputazione in paese e schiaffeggiando lui è come se l'avesse fatta andare un po' in malora. Ehm, Poi le cose non gli sono più andate bene a questo ragazzo. Ehm, per esempio, era uno che aveva diverse donne così, poi praticamente non è più riuscito ad avere nessuna. E anche lavorativamente, no? Era un po' uno, non so, un po' furbo così, insomma, in qualche modo, no? Se la cavava, eh? E invece neanche più da quel punto di vista le cose gli andavano Quindi in bene. quella vita Maria di oggi ha inguaiato la mamma di oggi. Mm, E in qualche modo questo messaggio è rimasto. Adesso però sì. la madre ha preso la Vic. Sì, infatti, vedendo quella vita che ha unito loro due, mm, è come se volesse andare da Maria a prenderle le mani, Mm. che Il poi gioco è le stato mani, svelato. Mm. Le poi mani, le cioè. mani sono quelle che portano ancora, no? I segni di quella vita lì, su Maria. Cioè, è come Breve. se avesse degli occhi nuovi, puliti, la mamma. Vuole dirle qualcosa? La madre, la figlia. È come se volesse dire che quell'entità mentale lì del velo da sposa ce l'aveva anche lei, però il suo era un velo di catrame Mm. e non riusciva a vedere quello che Maria era. Era interferita nel vederla, C'ho una come figlia. se fosse, sì, sì, che nessuna colpa aveva.
e lei rimaneva nel condizionamento di quella vita. In una battuta, messaggio dalla madre adesso alla figlia. Quando ti rendi consapevole, in un istante dissolvi tutto. E io mi rendo conto che ti voglio bene. Del padre. È contento di vedere questa scena. E vedo che vuole abbracciare entrambe. Siamo una famiglia, non dimentichiamocelo mai. Vabbè, della sorellina no, perché si è già reincarnata. Vuole comunque lasciare un messaggio alla sorellina? Non ho rimpianti per i nostri accordi. È stato bello averti per così poco tempo come mamma. Si vede che vedeva più lei come mamma che la sua mamma Sì. effettiva. Si è incarnata in un maschio o in una femmina? Io adesso la vedo ancora femmina. Va bene, chiudiamo. Beh, chiamiamo tutti i disincarnati di tutte le generazioni di Maria e li invitiamo nel portale aureo, che subito dopo chiudiamo dietro l'ultimo che entra. Quanti sono in totale? Parecchi, perché sono più di 500. Perché comunque lei con i suoi studi che fa attecchisce molto, ecco, sui disincarnati. Non so, riesce a trovare una modalità di dialogo e di connessione buona. Perché non li prende per il dolore, ecco. Ah. Distaccata. Sì, un distacco però benevolo, Mm-mm. non freddo. La chiudiamo. Causa esoterica, Monica, dell'indecisione di Maria. In tante cose, in molte cose, ma non per esempio nella prenotazione di questa sessione. Allora, l'uomo del tempo vedo che tende sempre a farle fare un passo avanti, due indietro, un passo avanti, due indietro, come se in un certo, un certo senso fosse il ballerino che la guida. Mm? Da lui il passo e le fa fare questi passi qui, quindi le mette questa incertezza, ma anche l'entità mentale velo da sposa, perché è come se lei non riuscisse a vedere chiaramente, proprio perché questo velo ha anche fatto con tutti questi ricami, questo centrino, così, no? Ehm, Nel non vedere chiaramente non riesce a prendere una decisione risoluta, perché dice io sto vedendo solo una parte e se quello che io non vedo è importante, determinante, non posso prendere una decisione non conoscendo quella parte lì. Direi questo, uomo del tempo e questa entità mentale velo di sposa. Causa esoterica delle storie non appaganti, non durature. Mi sa che è la stessa. Allora, sicuramente l'uomo del tempo e sicuramente il velo da sposa, perché in qualche modo è come se ci fossero dei segnali da parte dei partner e lei non li vuole vedere. E anche perché se un certo segnale lo vedi per tempo, riesci anche un attimino a trovare una soluzione, a trovare un compromesso oppure a scegliere tu, no, di tagliare, ecco. E invece lei appunto non lo riesce a vedere. Però è anche come se alcuni di questi partner si approfittassero, diciamo così, della sua entità mentale fringuello, che da un lato appunto ha questo lato meraviglioso e pertanto molto appetibile, però dall'altro ha anche proprio un lato di fragilità, di estrema vulnerabilità. E quindi tendessero molto a eh, alcuni giocare con questa parte qui. Causa esoterica, Monica,
del fatto che Maria vive ancora in quella casa, che doveva, diciamo, essere provvisoria, ma che è quasi diventata definitiva, il suo nido, il suo rifugio. Ma è come se avesse diversi ingredienti adatti e giusti per lei. Mm, perché è come se il suo temperamento artistico in parte fosse proprio soddisfatto da alcuni requisiti e di questa casa e della posizione della casa. Però in effetti non del tutto, perché secondo me lei può trovare una casa che la soddisfi di più, proprio al 100%, che sia più rappresentativa di lei. Non esattamente in quella zona lì. Zona più antica, dove lei ha l'atelier. Allora, la vedo comunque in una zona, non so come dirti, artistica, evocativa, storica. Ehm, Però non riesco a capire se il problema di andare vicino all'atelier sia il fatto che ci abiti l'ex con l'attuale. Mhm. Mm, Vabbè, sono anche un po' dettagli. però è nelle sue corde quella zona lì, sì, la zona atelier. E la pittura? Ma la pittura proprio lei è come se fosse nata, ecco, con il pennello in mano, ma secondo me non solo con il pennello, per esempio, io la vedo bene anche utilizzare, per esempio, la matita. Ecco. Però appunto in generale vedo lei che tiene qualcosa fra le dita, che sia il pennello, che sia la matita, la vedo mm, proprio come un'estensione del suo corpo. Lo scalpello? Sì, lei potrebbe anche fare quello. Sì, potrebbe. Anche perché è come se ci fosse una sua parte di vita, come me l'ha mostrato nelle foto, in bianco e nero. Quindi un qualcosa che non ha i colori. È perciò che mi è venuto da dire la matita. E può essere proprio anche lo scalpello perché inizialmente non c'è il colore, no, di quella materia lì. Mm. Va bene, Monica, perché a me viene nostalgia canaglia? Sì, infatti anch'io le avevo detto, cioè, c'è questa richiama alla nostalgia, no? Anche il canto del fringuello. Ehm, ehm, mm, C'è questo canto bellissimo, però allo stesso tempo che potrebbe sembrare a volte un po' solitario, no? Staccato da tutto il resto, quindi evocare la nostalgia. Analogamente c'è questo senso di nostalgia che li fanno vivere questi abitanti di Iovis 14, no? Mhm. Un qualcosa che di fatto è come se non le fosse mai appartenuto, ma le è appartenuto da sempre. E poi è proprio come un suo mood, effettivamente, la nostalgia, anche che la ispira ehm, nella sua vena artistica, anche musicale. Non so se le piace Bossa Nova come genere. Ma non so, ride. Schignazza. Va bene. Cosa vuole fare Maria? Non so, così fa qualche passo, anche un po', non so, sarà perché abbiamo evocato la bossa nova, no? Ecco, fa qualche passo così di danza di quel genere per potersi avviare verso il cluster, perché è già in un altro stato d'animo, in un altro clima proprio. Mi fa vedere tanti ventagli, alcuni tra l'altro anche proprio belli, finemente decorati, che uno butterebbe via a malincuore. Altri ventagli sono molto basici, altri molto consumati, altri anche molto di antiche tradizioni. Mhm. Mm. Comunque che hanno sempre un qualcosa di affascinante. Di? Affascinante.
Quindi cosa fa? Li butta tutti, li tiene tutti o li butta un po' e li tiene un po'? E, lei li butta tutti, perché sa che sono comunque delle catene che si travestono, no? Da ventagli. Cioè, il contratto lei lo vede come ventaglio perché è qualcosa che nasconde il viso, nasconde. Come il concetto del velo da sposa in un certo senso, no? Quindi anche il Maschera. ventaglio, no? Mm. Certo, certo, sì. E no, sapendo effettivamente che c'è questo inganno, no, non li vuole più tenere, ovviamente. Mm. Via tutto. Come se infila tutto in una valigia in un attimo e la valigia la butta via nel portale definitivo. Vediamo come crea un ad eternum una pittrice. È come se volessi dire, ti sorprenderò, non uso il pennello. E allora è come se desse una manata, mm, all'interno del colore. Però ha talmente un uso sapiente delle mani, delle dita, che alla fine, cioè, all'inizio sembra un pastrocchio, poi quando toglie la mano, cioè è un'opera d'arte questo ad eternum, perché sembra quasi un fiore che ha dei petali inizialmente grandi e via via diventano minuscoli. Sono poi, insomma, come degli scoppietti, no? Dell'ad eternum, come se fosse quasi una fiamma, sembra poi un fiore. E le parti, le estremità sono dei piccoli petali, coloratissimi. Bello. Sì. L'avatar di Maria come lo vedi? Non so perché è venuta una donna delle pulizie. L'avatar con lo strofinaccio in mano, ecco, con lo scopettone. Mhm. Mm. Penso che lei abbia dovuto accudire la famiglia, non lo so, probabilmente c'ha questo ruolo qua, ha avuto questo ruolo qua, questa cosa può averla in qualche modo segnata, ecco. In ogni caso dice no nostalgia, no passato. E quindi anche l'avatar lo butta via nel portale definitivo. E qui crea qualcosa di suo e di bello. È come se si fosse dipinta il vestito. Cioè se l'è proprio materializzato dipingendoselo e poi con le mani scuote il vestito, scuote la gonna e genera l'ad eternum in questa Mm. maniera qua, con questo movimento. Va bene. Fringuello, velo da sposa, tutti gli impianti e tutte le eteriche esistono ancora. No, 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 Casa di Marzapane progetto esiste ancora. no. Nuova vibrazione. 302, Consapevolezza. 214, PS. 60, Mhm. Vite. mm, Erano 800, 1096. Mm. 893, 90, sì, più o meno, dai, 893. Le vite parallele passate. Quella di Georgette c'è ancora. Allora, vedo ancora Georgette, però essendo lei indecisa fra due pretendenti, sceglie l'altro, non quello che poi le ha attaccato la scabbia, che le ha fatto del male. E l'altro è e stato nella vita attuale di Maria, così come quello della scabbia era la madre di oggi.
Forse uno dei fratelli, sai? Ma credo il fratello che non sta in Italia. Vabbè. Cervello. 9,5. Ottimo. Messaggio finale di Maria a se stessa e indicazioni di Maria, dell'anima di Maria a se stessa, affinché il prossimo ottobre non si ripresenti più, non essendoci più le condizioni e le cause esoteriche adatte, il problema alla pelle delle mani e dei piedi. Allora, mi fa vedere lei che va a cercare delle foto di sua mamma in cui nella foto sono raffigurate le mani della mamma e crea come questo contatto tra le proprie mani e le mani della foto. Mi fa vedere questo, mi fa come sentire un senso di riappacificazione, di comprensione, ecco, di non sentirsi più quella bambina rifiutata, quella bambina non voluta. Ecco, come un superamento di questo stato d'animo. Non so perché sento adesso un sapore come di caramello, come se lei mentre fa questo può immaginare che loro mangiano un dolce insieme, una cosa del genere, perché mi dà questa roba qui del dolce. Ehm, um, L'altra cosa, è come se deve uscire la sera, non so per quale ragione, che deve uscire la sera, ogni tanto deve uscire la sera, probabilmente c'è qualche incontro che la può aspettare, che ecco, Mhm. non so, è venuto questa cosa, non è che venga tanto spesso, no? Esci la sera. Ehm, mm, Mi fa vedere come i colori dominano la sua vita, però allo stesso tempo anche il bianco e nero. Come lei riesce a rimbalzare tra queste due cose, l'utilizzo smodato dei colori e la scelta poi del bianco e nero. Come lei si sente realizzata, ecco, in entrambe le tecniche, in entrambe le scelte. Mi hai suggerito la domanda finale, esiste la fiamma di Maria? Mi dà come boom, buttata al centro della sua regione, adesso, ecco, ora come ora. Mezzo. Fatta finita, non grezza. Mm, sembra di sì. Sì, Era da quello che la allontanava l'uomo del tempo. sì, certo, certo. Va bene. Quindi non c'è una sequenza numerica che Maria dà a se stessa per non avere più il problema dermatologico alle mani e ai piedi, ma c'è una ricetta di intento. Sì, anche se mi parla anche dell'alloro, come se utilizzasse un olio vettore più l'alloro. Mm. Anche per massaggiarsi, ecco, quello sì, me lo dà come cosa fisica. Mm. Mm. Oltre che quello che abbiamo detto prima. Sapone da letto per lavare mani e doccia, per doccia, Il visto suo che c'è alloro eh? è il suo, cioè non quello proveniente, capito? Il suo alloro. No, il sapone da letto è a base d'alloro e di olio d'oliva. E lo so, Mm. però spesso non è italiano, capito? Ah, non è italiano? Cioè lei deve usare l'alloro italiano, ecco, Ok, l'alloro italiano della sua zona. ok, della sua regione. Per questo problema dermatologico. Sì. Va bene, un'immagine, un colore, una parola finale e abbiamo finito. Mi dice gioia assoluta, quasi in contrapposizione, no? Con quel senso lì di nostalgia. Gioia assoluta.
Quindi Gioia Assoluta vince su Nostalgia Canaglia. Mhm. Ok.